Le rivelazioni di Tommaso Buscetta aiutano a individuare le responsabilità dei singoli. E così, il 29 settembre del 1984, scatta il Blitz di San Michele. Decine di cosiddetti uomini d'onore finiscono nella rete. Questi sono i boss processati. Perché Buscetta li accusa? Ha sperimentato direttamente la guerra di mafia. La sua famiglia è stata distrutta in una serie di vendette trasversali. L'11 settembre del 1982 lei seppe da una telefonata della morte di mio cognato Cavallaro Mariano. L'11 settembre 82 da una telefonata di sua nuora, che era successo... Sì. Ho saputo che i miei figli erano usciti, I due tutti e due, figli, Antonio e Benedetto e Antonio, sì. E che non erano ritornati, erano usciti il sabato, lei mi ha telefonato il lunedì e non erano tornati ancora. Le disse di cercare con gli avvocati se chissà fossero stati fermati dalla polizia. Cercarono, non erano stati fermati. Oltre alla scomparsa dei suoi figli, poi ha avuto altri lutti in famiglia, proprio Sì. il giorno dopo, qualche giorno dopo. Della scomparsa dei miei figli? Sì, la scomparsa dei suoi figli... O qualche po' tempo prima. O tempo prima, sì. Del fratello della moglie. Del fratello di mia moglie. Sì, fratello di sua moglie, ma poi successivamente, qualche tempo dopo, è stato ucciso, questo è un fatto insomma storico, è stato ucciso il genero, Sì. il suo genero. Sì. Io non alludevo perché già ne avevamo parlato, sì. No, l'ho collocato io nel tempo erratamente. Lei è stato nel febbraio, no, nel febbraio, mi pare, del 1900. Mio genero? Sì. Il mio genero è stato, credo che... Nel dicembre. 24 dicembre, sì. o il 25 la vigilia dicembre. Di Natale. O la vigilia di Natale o dopo Natale. O dopo Natale. O dopo Natale. Vabbè, insomma, o il giorno di Natale stesso, insomma, io non ricordo bene. Fu ucciso il marito di sua figlia. In presenza di mia figlia. Sì, di sua figlia Felice. Felice. Poi, contemporaneamente sono stati uccisi. Il giorno 26 o 27 è stato ucciso mio fratello insieme a suo figlio. Al figlio. E con suo genero furono uccisi anche dei parenti di suo genero. Di mia moglie. Sì. Furono uccisi dei parenti della mia prima moglie. Della sua prima moglie. Sì. Che erano lì, che prestavano servizio. Perché... No, non prestavano servizio, avevano solo salutato, erano passati per salutare. Erano passati per salutare. Per salutare mia figlia e il marito. E questo avvenne nella pizzeria, di proprietà di mio genero, di mio figlio. Va bene. In Brasile lei si è incontrato pure con Salomone. Sì. Ci vuol dire del comportamento di questo Salomone? Antonino Salomone è un boss perdente. Sopraffatto dai più duri dei corleonesi, si era ritirato in Brasile a fare il costruttore. Questo incontro col Salomone, i discorsi col Salomone, e poi il fatto che Salomone fece rientro in Italia, mi pare, no? Per me sembrò veramente strano, perché Salomone in Brasile non viveva con un passaporto falso, né usava un'identità falsa. Salomone in Brasile era cittadino brasiliano e aveva un passaporto brasiliano e si chiamava Salomone Antonino. E che attività svolgeva? Costruzione. Io l'ho visto, abitava in un palazzo costruito da lui. Ah, in un palazzo costruito da lui? Costruito da lui. Sì, dico, aveva questa attività, era un'attività florida, era un'attività che gli andava bene dal punto di vista economico? Credo che ci andava bene, credo che le andava bene. E allora come mai fece rientro poi in Italia? Per me è inspiegabile. Non posso in questa corte dire tutto quello che ho saputo dopo, perché sono cose che riguardano altri processi che io ho sentito, che io ho saputo, ma io adesso ho la certezza matematica, parlo di certezza,
che il Salamone Antonino si è allontanato dal Brasile per non collaborare ad uccidermi. Antonino Salomone, originario di San Giuseppe Jato, ormai settantenne, è indicato come il ponte tra la famiglia di Corleone e i boss di Oltre Atlantico per il traffico di eroina. È la fonte di molte notizie riferite da Buscetta ai giudici. In carcere dal 1984 ha sempre conservato un atteggiamento di distacco dalle vicende processuali. Salomone Antonino. Ieri l'interpretazione era che io lasciavo San Paolo per andare a vendere droga, è vero, sino al punto di essere condannato per l'associazione per il traffico di stupefacenti. Non so, queste telefonate ora servono a Buscetta per dire che finalmente ha trovato la chiave di tutte le telefonate, perché io ho lasciato il Brasile esattamente per non cooperare, per non mi imbrattare, è vero, le mani di sangue di un amico. Di Salamone, è vero, nessuno lo conosce, però si dice, il magistrato dice, Salamone è uno dei peggiori nemici che ha Buscetta. Antonino Salomone smentisce Buscetta, spiega in motivi familiari le ragioni dell'odio del pentito nei suoi confronti. Quindi, ritornando, signor Presidente, tutto l'odio, è vero, che non ha potuto scatenare quando non ho fatto da padrino per il battesimo, quando poi respingo a lui e alla sua famiglia, è logico che non è stata un piacere ma una mortificazione per sua moglie che non sa poi i fatti suoi. Quindi si è scatenato quest'odio, questo putiferio nei miei riguardi da completamente non vedere. Signor Presidente, sono Giovanni Bontade. Siccome in questo momento in aula non c'è nessuno dei miei difensori, la volevo pregare se poteva domandare al signor Salamone se mi ha mai conosciuto e se è vero che ha riferito delle cose sul mio conto, su contrasti tra me e mio fratello al signor Buscetta. Sempre se lo ritiene opportuno, signor. Grazie. Sì. Allora, risponda pure alla domanda. La domanda è che il signor Bontade, Giovanni, non l'ho mai conosciuto. Dei discorsi che fa Buscetta tra i due fratelli, per me sconosciuti. L'attrito tra i corleonesi e Stefano Bontate muoveva anche da un conflitto interno nella famiglia del Bontate. Ma Buscetta insiste e rivela anche un atroce crimine all'interno della famiglia Bontate. Si trattava del fratello. Cioè, il fratello voleva sostituire il fratello Stefano al comando della famiglia di Bontate. Quindi c'era una rivalità fra i due fratelli. E quindi motivi di dissapori fra i due fratelli. Fra i due fratelli, ma chi se ne avvantaggiavano erano gli avversari di Stefano Bontate. Perché i fratelli erano Stefano e Giovanni Bontate, no? Giovanni Bontate. Perché il Giovanni Bontate, insomma, andava all'esterno della famiglia questo contrasto che c'era tra i fratelli. Sì, e specialmente con Michele Greco. Ah, ecco. Quindi il Giovanni Bontate si lamentava? Si lamentava, addirittura arrivò a dire al fratello: dai le dimissioni, facciamo le nuove elezioni per la il capo famiglia. Giovanni Bontate compare davanti ai giudici il 22 maggio 1986. Deve difendersi anche dal sospetto di aver acconsentito all'uccisione del fratello Stefano, dopo essersi accordato con i corleonesi. Signor Presidente, sono detenuto ininterrottamente dall'11 maggio 1980 per una vicenda giudiziaria in cui le accuse nei miei confronti hanno trovato sempre maggior nutrimento più nel nome che porto che negli elementi di prova a mio carico. Cosicché un'operazione finanziaria da me effettuata presso una banca è diventata prima motivo di sospetto e poi elemento sufficiente di condanna per l'infamante addebito di traffico di stupefacenti. Non era però questo l'avvenire e il destino che avevano per me prefigurato mio padre e mio fratello Stefano, il quale alla morte del primo fu per me
come un padre altrettanto vicino e altrettanto amato. Infatti mio padre e mio fratello Stefano avevano voluto che io studiassi, mi avevano aiutato e sostenuto fino al conseguimento della laurea in giurisprudenza, avviandomi poi a svolgere la pratica forense presso uno degli studi legali in Roma, al di fuori e lontano da un ambiente in cui il nostro nome sollecitava soltanto l'attenzione poco benevola degli organi di polizia. Invece la mia vicenda personale dimostra che non è possibile a Palermo portare un certo nome senza subirne certe conseguenze di volta in volta scaturiente o da rapporti di polizia o dalle personali convinzioni del delatore di turno. Così anch'io sono, mio malgrado, ospite delle patrie galere da oltre 6 anni e nonostante ciò raggiunto da nuove accuse, secondo cui avrei commesso ulteriori delitti durante lo stesso periodo di detenzione. Esperienza la mia che ormai ha segnato irrevocabilmente tutta la mia vita, non solo perché non ho visto crescere accanto a me le mie 3 figlie, unica ragione della mia esistenza, bensì soprattutto perché durante la mia detenzione è stato barbaramente trucidato mio fratello Stefano, verso cui ero legato da un sentimento di affetto e di intima solidarietà, sentimento questo che non potrà mai essere sporcato dalle interessate menzogne di squallidi personaggi disposti a barattare la propria madre o di averne un vantaggio personale. Io non ho mai conosciuto Buscetta e di contorno soltanto sapevo che si occupava dei cani da caccia e dei cavalli di mio fratello, e ciò che soprattutto il primo affermato nel mio conto è un'infame menzogna, mutuata da un'equazione contenuta in tutti i rapporti di polizia. Se Giovanni Bontate è vivo, ciò significa che è passata dalla mafia perdente a quella vincente, o addirittura ha tradito il proprio fratello. Equazione malvagia e stupida, ma molto suggestiva, così che oggi la mia colpa in questo processo è quella di vivere,